Allora andiamo verso la chiusura. Abbiamo messo a fuoco dei punti salienti che troviamo in rituali di ogni genere, da est a ovest, da nord a sud, dall'antichità alla contemporaneità, e facciamoci questa domanda fatidica con cui abbiamo un po' aperto, no, la nostra serata, vero Gianlu? E cioè, ma oggi, in una contemporaneità come quella in cui siamo immersi, ha ancora senso, e se sì, in che modo, praticare qualche forma di rito? Allora, ovviamente qui la prima considerazione che dobbiamo fare è che tutte le persone che sono all'interno di una fede, tutte le persone che hanno legato il proprio cuore a determinati simboli di una determinata religione, qualunque essa sia, se hanno trovato in quella la loro strada, la portino avanti. Perché è meglio un rapporto di cuore devozionale con un culto in cui ti identifichi, piuttosto che niente. L'impero di una spiritualità magari antica è meglio dell'impero dormiente di una spiritualità assente. Quindi, per tutti coloro che sentono di avere trovato la propria strada, il proprio sentiero in un culto o in una religione o in una fede, qualunque essa sia, ma che ha già una cornice storica o istituzionalizzata, bene, porti avanti quello che sente essere il proprio cammino. Quando dico sente essere, non è semplicemente un legame di attaccamento, io sto parlando del cuore aperto. Bisogna usare l'occasione rituale, dalla preghiera a qualunque essa sia, per sentire accendersi il cuore in un modo che normalmente nella società nichilista in cui viviamo non accade. Può accadere in amore, ma fuori dalla sfera dell'amore è difficile vivere queste accensioni interne che mi mettano in rapporto con qualcosa che va al di là degli oggetti, che va al di là della materia, che va al di là del consumo delle cose. Questo è per me sano, perché è una possibilità di salvare se stessi o delle parti di sé rispetto al nichilismo dilagante e imperante. Negli altri casi in cui non è una religione precostituita, non è un libro o una fede a farla da padrone, quindi uno deve cercare un proprio modo di resuscitare uno spirito che rischia di essere atrofizzato all'interno della società in cui viviamo, allora sì, il rito, inteso come un congegno o uno strumento dotato di senso e che rispetta determinate logiche armoniche, la logica delle corrispondenze universali, che abbia al suo interno gesti, azioni e parole dotate di senso, il rito è uno dei modi, degli strumenti per riscattare determinati momenti della nostra vita dal rischio di essere fagocitati dal grigiore anonimo della routine, perché RTA ha un valore positivo, routine ha un valore negativo, perché si ingoia quella vigilanza che è lo stato di coscienza in grado di collegare il cuore agli eventi. Se il cuore si collega agli eventi, l'essere appassionati in amore con determinate situazioni, momenti, dettagli in grado di suscitare ancora la meraviglia, in grado di sollevare ancora la poesia all'interno del soggetto, bene, questi momenti lavorano sulla coscienza. Più riesco a aumentare i momenti nelle mie giornate in cui sarò dedicato, e questa è una parola che dobbiamo ricondurre al concetto di devozione, concetto molto antico. Se troviamo questo elemento, se troviamo questa attivazione e accensione del cuore che partecipa degli eventi della vita, non rimanendo confinato all'oggetto, ma passando attraverso l'oggetto,
sforando rispetto ai limiti degli oggetti stessi, allora il soggetto, cioè l'individuo che compie il rito, fa del rito un percorso spirituale. Questo di solito si basa sulla conquista iniziale di determinati equilibri ed è una conquista faticosa. Nessun seminario erogato in un weekend o 2 serate o 3 serate sarà in grado di mostrare veramente il tracciato del rito. Qui la ripetizione di cui parlavamo all'inizio diventa disciplina e la disciplina ha trovato nella fede molto spesso l'innesco perfetto che trasforma in un senso del dovere il fatto di ripetere, di essere fedeli appunto alla causa del proprio Dio, fosse anche il Dio interiore. La ripetizione però offre anche risultati e quindi a coloro che non hanno lo stesso orizzonte divino che propone una qualunque religione, le risorse si trovano nel Dio interiore e quindi nella possibilità di questo cuore che si accende di collegarsi in maniera vitale e amorevole al vero spirito che soggiace alla vita, qualcosa che non riguarda la sveglia che suona al mattino, andare in ufficio, comprare dei vestiti, scrollare YouTube, è qualcosa che ovviamente sta al di là di tutte queste cose, ma volendo potenzialmente le ricollega tutte. Abbiamo bisogno di tornare a usare gli occhi per guardare e non semplicemente per scorrere le cose, tendere le orecchie per sentire e ascoltare. Ascolto, che bella parola. Ascoltare e non limitarsi semplicemente a far scorrere i rumori di fondo. Allora il rito ci aiuta a intensificare il rapporto che la coscienza ha col quotidiano. Ecco perché è importante la ripetizione, ecco perché una disciplina che dia degli effetti è a lunga scadenza. Non è il weekend che ti compri. Quello può essere la strada, però poi devi portartela avanti quella strada, va ripetuta. Ora, queste sono belle parole, qualcuno di voi potrebbe pensare che si tratti di belle parole, ma si traducono in pratica. Non sono solo suggestioni per la mente. Se sostituiamo le cattive abitudini, cioè quelle di essere vissuti, anziché di vivere, con le buone abitudini, quella di ritualizzare, sacralizzare, inspessire di vita e amore determinati momenti della nostra quotidianità, allora io vado verso uno stato di coscienza che non precipita negli abissi del nichilismo. Ed è per questo che le culture antiche ci hanno insegnato che i pasti sono sacri, che lavarsi è un gesto sacro, che vestirsi è un gesto sacro, che svestirsi è un gesto sacro, perché in questo modo le azioni quotidiane, tipo quella di mangiare, di lavarsi, di vestirsi e tornare a casa e poi togliersi i vestiti, vengono sacralizzate, vengono dotate di senso. E qui chiudo. Tutto questo che ci può far sentire più vivi, che può colorare di meraviglie i nostri giorni, che può allacciare la profondità centrale dello spirito alle periferie della nostra esistenza, tutto questo serve, secondo me, non a celebrare o adorare un Dio che sia diverso da quell'altro Dio, che sia contro quello, che sia... Non credo. Quello secondo me è ancora un livello più superficiale. Io credo che questo serva a dare un senso. Ed è qui la vera guerra al nichilismo. Dare un senso all'orizzonte della propria vita, il che significa implicitamente rispondere all'eterna domanda: chi sono io? Da dove vengo e dove vado? E questo non è qualcosa che noi possiamo ripeterci mentalmente, perché la risposta non c'è. La risposta non è qualcosa o qualcuno. La risposta è dotare di senso e quindi di quella luce nuova più momenti possibili della propria giornata e delle proprie giornate. Così non lasciamo troppo campo libero al deserto di significato che è diventata la vita di molti, anche ascoltando il racconto che
una certa scienza fa dell'universo o del mondo, dove tutto sembra essere accaduto per una serie di fortuiti, incredibili coincidenze, dove tutto è lasciato un po' a se stesso, dove tutto è spiegato attraverso la quantità anziché la qualità. E noi abbiamo bisogno di ritornare alla dimensione qualitativa dei nostri giorni e dei momenti dei nostri giorni. Ogni giornata è potenzialmente un'intera vita. E se i nostri sguardi cambiano, e cambiano intendo dire, se è il cuore a uscire dagli occhi, quei momenti saranno densi, si dilatano, perché questo è il potere di questa amorevolezza, diciamo, che collega il centro dello spirito con le periferie delle nostre azioni. Allora, se compio dei gesti, se dico delle parole e se compio delle azioni all'interno di uno spazio sacro, che può essere benissimo il tempio del mio corpo, che può essere benissimo quindi lo stato di coscienza, il mio cerchio, la centratura, io al centro, il mio est, il mio ovest, quando la mia idea sorge, quando la mia idea va a dormire, il mio sud e il mio nord, quando sono nel trionfo, quando sono nell'abisso, quando sono nel piacere e quando sono nel dolore. Se riesco a collegare questo all'interno di una logica rituale, strumentale, armonica, dotata di senso e con quei linguaggi, io parlo della mia esperienza, ma potrei portare anche esperienze di altre persone, io sono sicuro che questo può cambiare la vita. E non per le false promesse, no? E succederà questo, eccetera. No, nessuno ci risparmierà gli inferni che tocca in sorte attraversare nella vita. Ma io dico sempre questo. Siccome dall'inferno non puoi sfuggire, perché nella vita ogni tanto capitano questi momenti, se tu sei forte e radicato nello spirito, nella centralità, se il rito ha creato l'intelaiatura per sorreggerti, allora tu attraverserai l'inferno, perché nella dimensione infera ci sono due modi, dico sempre io, di comportarsi. O fai come Dante, e quindi lo attraversi, magari anche con una valida guida, o fai come i dannati, e quindi ci resti. Pensare di scamparla significa illudersi. L'attraversamento, e a tutti noi capita quella che Giovanni della Croce chiamava la nera notte dell'anima, no? A tutti noi capitano dei momenti della vita in cui tutto sembra perduto, no? In cui abbiamo la disgregazione profonda. Sono anche delle grandi opportunità, no? Di rigenerazione, caduta di veli e maschere, eccetera. Ma in quei momenti lì in cui sembra che tutto sia perduto, l'unica parte di te che non si perde finché sei vivo e che non ti tradirà perché non ti abbandonerà è qui. E con questo torniamo, chiudendo, al cerchio e al suo centro, che rappresentano l'immagine simbolica dello stato di coscienza di chi avvia un rituale. E grazie. Ora bevo. Se mi scrivete domanda, 2 punti, ne possiamo anche vedere qualcuno. Questo potrebbe anche essere, diciamo così, uno degli argomenti di cui potrete leggere nei mesi a seguire, perché con Claudio stiamo facendo un lavoro ormai da tempo e voglio anche riportare un po' le persone che in un momento così divisivo, così anche dispersivo, distrattivo e anche confusionale, il poter fermarsi un attimo, andare a ricercare all'interno dell'essere umano, ma anche lontano nel passato, tutte le briciole che da bravi pollicini abbiamo lasciato noi come razza umana, come popolo, come cultura, come civiltà. Ecco che potrebbe essere un valido aiuto. Ecco che nulla è realmente nuovo, la novità è la cosa più vecchia del mondo ed ecco che ci sono tutta una serie di uomini liberi che hanno potuto sperimentare, praticare, affinare delle tecniche che ci hanno permesso di arrivare sino ai giorni nostri con un sapere, con un bagaglio culturale che molte elite hanno provato a distruggere in diversi reset, eppure qualcosa è sempre sopravvissuto, si è sempre attualizzato, è sempre evoluto, ma con le radici ben salde al centro di questo pianeta, di questo luogo in cui per ora siamo e chissà
da dove arriviamo realmente, eppure ci sono questi elementi comuni. C'è anche un messaggio che riecheggia nell'etere, nell'inconscio, nella mente. Sentiamo proprio un collegamento, un legame atavico con una parte che qualcuno ha voluto togliere, ma per quanto è stata tolta, cancellata, qualcuno sempre la riscrive e la ricrea, perché queste notizie sono un po' nella cache, sono in un cloud, in un serbatoio e possono bruciare i libri, possono bruciare anche le Le persone. persone, come Ecco. Giordano Bruno, che ieri ricorreva la morte sul rogo di Giordano Bruno. Dici una cosa giustissima, Gianluca, nei tempi oscuri della storia, qualcuno è rimasto in grado di custodire la fiamma dell'agnosi, che non può essere estinta del tutto o per sempre, sebbene versi in grave pericolo in alcuni momenti. E questi sono momenti terribili, quelli che stiamo vivendo. Una volta, se ti ricordi, in una puntata di chissà quando, raccontai quella favoletta dell'incendio nel bosco e di tutti gli uccelli che scappano, non so se ti ricordi, e dell'uccellino che fa il senso contrario andando verso il fuoco con una goccia d'acqua nella bocca e tutti gli altri uccelli cercano di fermarlo perché pensano che finirà bruciato, come dire, stolto, non lo vedi che c'è un incendio, ma cosa fai con quella goccia d'acqua in bocca che non può certo spegnere l'incendio? E lui dice, beh, io faccio il mio. E noi chiudemmo quella puntata dicendo, nell'incendio nel mondo, no, la mia goccia è, ti ricordi che portammo questo esempio, e credo che qui sia di nuovo il caso di ricordare un po' questo, perché chi cerca risposte probabilmente non troverà la risposta, potrebbe transitare attraverso delle mezze risposte, ma chi cerca risposte continui a farsi la domanda, che è molto importante. Chi pensa di poter cambiare il mondo da solo è illuso, perché il mondo non lo cambi tu cambi il tuo sguardo e sicuramente la vita diventa un'altra cosa quando cambi il tuo sguardo. Anche quegli impegni gravosi che sembrano trascinarci sempre in basso sono sicuramente in grado di essere riscritti dalla coscienza nel momento in cui lo sguardo cambia. Ma se ciascuno fa il proprio e ciascuno faccia il proprio, beh, questo è già tantissimo di quello che possiamo fare per contribuire, magari da lontano, con molta modestia, alla sopravvivenza della fiamma dell'agnosi e alla sua custodia, perché torneranno tempi in cui quella fiamma brillerà nuovamente, illuminerà e scalderà nuovamente, anche se adesso sembra notte fonda. Anche se adesso sembra notte fonda e anche se rispetto a qualche anno fa, ora farò una parentesi che mi auguro sia storia per gli ascoltatori futuri, rispetto al 2020 in cui ci si guardava al fianco destro, al fianco sinistro e si era in buona compagnia, non si era soli, ci siamo stretti veramente a coorte, abbiamo fatto un po' una difesa, un blocco. Adesso ti guardi a destra e a sinistra e vedi individualisti che fanno un gioco distruttivo, vedi fuoco nemico, vedi fuoco amico, vedi confusione, vedi veramente quanto di peggio possa accadere su un campo di battaglia, ma non c'è notte tanto buia da non permettere al sole di risorgere il giorno dopo. Quindi dobbiamo proprio lì, proprio in quel frangente, nel climax del che cosa accadrà, come posso questa volta riuscire a risalire la china, lì se si trova veramente la forza di fare come quell'uccellino che prende la goccia e va, non curante, dicendo io intanto faccio vedere agli altri, faccio il mio e che Faccio il possa mio. essere l'ispirazione di qualcuno. Che poi sono anche due momenti diversi. È vero che sono passati solo 6 anni, ma sembra passata una vita in mezzo. All'epoca, e lo dice la parola, no? Pan demos, demos è il popolo, pan è tutto. Ed è quella divinità
che rappresenta delle forze istintuali che ci legano alle parti profonde di madre natura, in quel momento si attivò un archetipo dell'inconscio collettivo, chiamiamolo così, in cui, senza adesso stare a dibattere su cose che sono state largamente sdoganate e sappiamo, cioè sulle origini di quello che è successo, i motivi per cui è successo, quali erano gli scopi dietro, eccetera, eccetera, tutta l'ingegneria sociale, ma quello che si è attivato come archetipo era in un certo senso un'ombra che è riuscita in un attimo a darci la percezione di che cosa significasse globalità, no? Il pan, mi sono sempre chiesto perché si dice nel mondo greco che l'urlo di pane a mezzogiorno, è un'espressione criptica, no? Simbolicamente. E un giorno l'ho compreso, per quello che mi riguarda, ovviamente non ho nessuna pretesa di dire che questo sia l'interpretazione corretta o la verità, no, è un'idea di Claudio, che l'urlo di pane a mezzogiorno, perché nel mezzogiorno, quando il sole è alto, nello suo zenith, coincide perfettamente l'ombra, coincide con l'oggetto. E quindi, aderendo all'oggetto, l'ombra possiede l'oggetto in quel momento. Ecco l'urlo di pane. E noi siamo stati posseduti da un'ombra ben precisa. E questo è molto interessante. Invece, se lo confronti con oggi hai una dimensione archetipale di inconscio collettivo che ricorda, ricorda la resa dell'immaginario descritto 300 anni fa dal Marchese de Sade, i cui libertini però non erano al soldo di nessuno. Qualcosa che permane nell'inconscio collettivo è in grado di attivare degli archetipi titanici se viene a galla, se emerge. E il fatto che adesso vi sia una emersione, mentre invece 6 anni fa c'era una emergenza, no? Il fatto che adesso vi sia una emersione graduale di determinati contenuti potrebbe avere a che fare con un velo che cade. Quel velo separava alcune delle istanze profonde dell'inconscio collettivo dalla coscienza collettiva. E io credo che se oggi non si parla abbastanza, dove se ne dovrebbe parlare, di quello che sta succedendo e di quello che sta emergendo, è perché, al di là del discorso strettamente concreto degli ordini dall'alto, no? Non se ne parla per proteggere chi va protetto o per evitare che il sistema salti, come ha detto anche qualcuno, no? Di recente negli Stati Uniti. Secondo me anche perché una emersione immediata e collettiva di un'ombra di questo tipo è uno shock ontologico. E se lo shock ontologico avviene di colpo, allora hai non uno svelamento, non hai una apocalipsis, nel senso che ti illumini perché è caduto il velo, hai una destrutturazione. Ieri è successo qualcosa di curioso, no? Avevamo una luna nuova, dall'altra parte verso l'Asia avevamo un'eclissi e avevamo il Capodanno cinese dove abbiamo la sostituzione del simbolo del serpente col cavallo rosso, no? Che è legato al fuoco. È un grande esempio simbolico di dissolvenza. Vediamo quanto si assottiglierà ancora la cortina che separa alcune pulsioni umbratili e oscure dell'inconscio collettivo dalla coscienza collettiva. Perché se queste porosità che stanno iniziando a bucare la cortina si trasformeranno in una lacerazione, ne vedremo davvero delle belle, tra virgolette. Guarda, io sono sempre più convinto che il fatto che io e te ci conosciamo da tanti anni, sebbene io sia molto contento che in questo momento, dopo 1 ora e un quarto, ci siano più di 800 persone collegate contemporaneamente. Grazie. Sappiamo che sono tante, ma sappiamo che sono meno di quello che dovrebbero essere. Su questo canale io so bene come potrei accontentare i like, le visual, piegare un po' a quella che è la volontà del pubblico più vasto. Ma la scelta che faccio, e se ho raggiunto insieme a voi, amici da casa, i 107.000, quasi 108.000 iscritti, è perché spesso so anche che molte persone non sanno ancora ciò di cui hanno bisogno. Mi fa piacere vedere Claudio Marucchi che sale anche
negli indici di gradimento e viene nominato più volte. Io lo conosco da tanti anni e so quanti pochi Claudio Marucchi ci siano nel mondo in questo momento, ma so anche che c'è ancora quella resistenza, quelle persone che in qualche modo tendono a dire no, questo argomento no, e mi sono preso delle peggiori critiche negli anni addietro, perché per primi portavamo anche gli argomenti di alchimia, di esoterismo, ma quello vero, di ritualistica, ma quella vera, di tanti anni di studio, le tematiche di Crowley, che adesso sembrano anche un po' strizzare l'occhio a una moda, ma quando noi le portavamo c'era chi diceva di non venire alle mie conferenze perché quel Lamberti lì è satanista. Ecco, io questo me lo ricordo. Noi siamo sempre le pecore nere anche della libera informazione, anche nella controcultura. L'andare controcorrente, ma rimanere centrati, proprio come i dialoghi di Krishna e Arjuna. In qualche modo prima o poi c'è quel detto, solo le persone veramente folli che pensano di poter cambiare il mondo alla fine ci riescono. Io sono dell'idea che ancora tanto debba essere fatto. Sì, questo è sicuro. E ci riescono però perché come l'uccellino, ciascuno fa il suo. E quindi è un po' un discorso di massa critica. E fai bene a insistere perché, come dicevamo prima, il mondo è abituato alla quantità, deve riabituarsi alla qualità. E se so riconoscere la qualità, il carisma, la luce, l'amore, il cuore, allora non avrò nulla da temere perché avrò dei sistemi di orientamento all'interno del sistema mondo, del sistema natura. E ne abbiamo bisogno. Penso comunque, carissimo Gianluca, che ci sia un lavoro dietro questo canale che tu stai reggendo sulle tue sole spalle, che per un paese come l'Italia, e con i limiti che ha un paese come l'Italia, è un paese con una lingua che si parla solo qui praticamente, è già un enorme, veramente un enorme risultato. Io sono contento di poter continuare a inseguire la qualità, perché secondo me a lungo andare paga sempre, e sono contento che tu anche sia in grado di sposare la quantità, e hai raggiunto dei risultati pazzeschi in questo campo, con la qualità, perché non hai mai rinunciato alla qualità, hai sempre creduto che certi discorsi e certe persone che li veicolano meritassero di poter fare il loro anche attraverso il canale che hai creato. Poi, se voi volete, io ho anche nel mio piccolo il mio canale YouTube molto modesto numericamente. Se volete iscrivervi, vedrete che ho più di 100 video gratuiti organizzati in playlist per argomenti, e magari se vi piace qualche tematica che porto, il modo in cui ve le porto, potete anche voi contribuire iscrivendovi al mio canale. E va bene, e grazie. Invito veramente poi le persone a poterti seguire, e mi fa piacere vedere che i corsi, perché poi da questo possono partire anche i corsi e i seminari, di cui veramente lo ricordo sempre volentieri. Ero ragazzo, lavoravo nelle TV locali, ci eravamo conosciuti da poco, erano circa 20 anni fa, e pur conoscendomi da poco tu mi hai detto: sai che ti voglio regalare un mio corso. Ed eravamo veramente ragazzi, e io mi ricordo questa classe con, ma a dire tanto, 10 persone. Io rimasi colpito dalla qualità e dalla profondità di quello che tu raccontavi, che poi ho citato spesso negli anni, però io quel gesto me lo ricordo ancora, quindi mi fa piacere vedere che adesso i tuoi corsi sono seguiti veramente da tutto il mondo, e vederli crescere di mese in mese vuol dire che ci avevamo visto lungo, anche nelle nostre passeggiate della Torino by Night in Piazza Anziché Vittorio. passeggiate erano le pazzeggiate quelle, perché erano da pazzi, in una Torino molto più folle e avanguardistica di quella di oggi, anche se c'è un bel underground ancora in questa città rispetto ad altre. Però insomma, sì, i corsi seminari stanno andando bene. Se volete
ricevere la lista dei seminari che ho a disposizione, potete contattarmi privatamente via mail e c'è l'indirizzo mail in descrizione, lo trovate sotto il video. Sono anche disposto a consulti privati, lezioni private da fare online o per chi è qua in zona anche in presenza. Diciamo, vi sto incoraggiando a contattarmi sia via mail se volete fare lavori privati o seguire i miei seminari, oppure sul canale dove insomma c'è ormai parecchio materiale perché ho più di 100 video a disposizione e molti di questi video sono proprio quelli che con Gianluca abbiamo accumulato come perle su una collana nel corso degli anni. Ringrazio anche Claudio per essere venuto con me a Lugano, aver creduto tra i primi anche in quell'avventura, e devo dire che poi gli accadimenti geopolitici ci portano anche a dire che abbiamo fatto bene a mettere un semino nel centro dell'Europa, ma fuori dalla comunità europea. E di Claudio io apprezzo anche il Claudio orientato sull'attualità e la geopolitica. Ce lo facciamo poi magari un salottino insieme. Quando vuoi, quando vuoi. Sì, sì. E anche un lato del black humor e dei meme, perché politicamente scorretti, perché con Claudio ci si diverte un mondo, quindi devo dire che su quello abbiamo un'altra passione in Siamo comune. tornati da Lugano col sorriso stampato che abbiamo riso più tempo. Bellissimo. A te la chiusura di questa puntata, Claudio. Benissimo, io rinnovo il ringraziamento a tutte le persone che hanno seguito o commentato, che hanno apprezzato, hanno interagito. E se volete poi mettere i vostri commenti sotto questo video, quindi al di là della chat che avete usato, io ogni tanto, lo avete visto per chi mi conosce anche nelle puntate precedenti, quando posso passo e cerco di rispondere a tutti quelli che hanno delle domande, se ho qualcosa da dire ovviamente. Quindi non esitate a riportare eventuali domande che avete fatto nella chat nei commenti, così io poi quando passo magari riusciamo a interagire. Per il resto, oltre a rinnovare il mio saluto e il mio ringraziamento di cuore, vi invito semplicemente a rimanere un po' a contatto con alcuni dei contenuti che sono venuti fuori questa sera o che vengono fuori quando siete vicini a questo clima, a queste atmosfere, perché ci aiutano a tirare su quella fiamma interiore in cui si rispecchia la grande fiamma dell'agnosi, che mai si spegnerà, è vero, ma che in certi momenti della storia soffre, e quindi stiamo abbastanza vicini, teniamoci pure in contatto, scrivete, contattate, commentate, perché è un modo importante di far circolare l'energia delle persone che hanno il cuore a cuore. Va bene, grazie a tutti.